Oggi andiamo a collegare una webcam ad Arduino 1Q per rilevare dei volti. Andremo a utilizzare naturalmente Arduino 1Q, una webcam e come software apriremo Arduino App Lab su Windows, poi vi spiego perché non utilizzeremo App Lab su un sistema Linux incorporato, perché va lento, già ve l'anticipo, non ci sono riuscito, invece su Windows sì. E riusciremo cioè vi faccio vedere come rileva i volti e ci possiamo divertire. Ok, andiamo a vedere come fare. Per questo progetto abbiamo bisogno naturalmente di Arduino 1Q, di un hub USB-C, io ho questo qui pagato 7 euro, qua va collegato direttamente ad Arduino 1Q USB-C, qua abbiamo l'uscita HDMI, questa volta non ci serve, e qua colleghiamo la webcam e qua colleghiamo un alimentatore. Io userò questo da quant'è? Dovrebbe essere da 33 watt minimo, altrimenti non funziona. Colleghiamo, quindi qua rimane che collegare una webcam. Io userò questa che è della Logitech, un HD 1040, ma qualsiasi webcam va bene. Ho collegato il tutto, quindi l'alimentatore, la webcam, l'hub USB che va ad Arduino. Arduino si è avviato, vi ricordo che bisogna preconfigurarlo prima, potete vedere l'altro video che ho realizzato dove dobbiamo impostare la password. Adesso andiamo sul computer e andiamo a vedere come procedere. Eccoci sul computer, andiamo ad aprire l'app Arduino App Lab che abbiamo installato prima, cioè l'altra volta. Attendiamo che, ecco qua, vediamo che ha riconosciuto il nostro Arduino tramite la rete network, quindi tramite il wifi. Andiamo a premere, scriviamo la password che abbiamo preconfigurato, facciamo conferma e attendiamo che si apra il programma. Ecco qua, su Windows avete visto si è aperto subito, invece sul sistema operativo Linux che ha al suo interno è lentissimo, ci mette un'eternità e poi non funziona, cioè io non sono riuscito a far funzionare Face Detect con camera. Premiamo e ci dice in inglese tutto il funzionamento di questa app. Cosa fa? Il riconoscimento del volto, quando riconosce il volto ci dà un quadratino e ci saluta, e qua come collegarlo, come vi ho fatto vedere, l'alimentazione da 5 volt, la USB, la webcam e Arduino 1Q. Non ci rimane altro che premere Run in alto a destra e attendere che si apra il tutto. Attendiamo. Non faccio tagli, vediamo quanto tempo impiega. Vi ricordo che sta programmando la scheda non tramite cavo ma tramite wifi. Ok, tutto verde. Ecco qua, sono uscito io, non so se mi vedete, Hello Human che mi saluta. Adesso se io copro il volto dovrebbe scomparire perché non mi riconosce, non dovreste vedere più la mano che mi saluta. Aspettate, mi copro, ecco qua,
non mi trova. Adesso se mi faccio vedere mi dovrebbe seguire, infatti mi segue, riconosce il mio volto. Io sto guardando il monitor, se guardo la webcam provo a ricoprire, dovrebbe scomparire, ecco qua, non riconosce più il volto, il face, adesso mi saluta. Questo progetto riconosce i volti grazie a un AI incorporato, quindi un'intelligenza artificiale che riesce a riconoscere il mio volto. Sempre da Arduino App Lab andiamo a provare anche Detect Object, se riesce a riconoscere gli oggetti nella camera. Apriamo, qua troviamo gli oggetti che dovrebbe riconoscere: cat, telefono, un orologio, un cappello, un cane. Ok, proviamo, facciamo run e vediamo che oggetti riesce a riconoscere. Attendiamo. Io qua ho un forbice e un telefono e vediamo un po' se riconosce qualcosa. Ok, è partito, chiudo. Ok, vediamo person. Ho qui un forbice, vediamo un po', mi tolgo, porto il microfono dietro, vediamo se riesce. Scissor, forbice, lo riconosce. Proviamo con il telefono, sempre perso, vediamo un po' se riconosce. Sì, riconosce anche il telefono. Avete visto quanto è facile collegare la webcam ad Arduino Uno Q e divertirci a controllare le persone, quindi riconoscimento facciale, e anche degli oggetti, già incorporato in Arduino App Lab. Ripeto, Arduino App Lab lanciato su Windows. Ho provato ad usare Arduino App Lab direttamente col suo sistema operativo interno, non ci sono riuscito. Va talmente lento che non si apriva né la webcam né le immagini per vedere come collegare il tutto. Io non so Arduino perché abbia rilasciato questa scheda solo con 2 GB di memoria, no con 4. Io l'ho pagato, non funziona, cioè perlomeno a me non funziona, cioè va lento, non sono riuscito, mi sono arreso, bisogna utilizzarlo per forza con Windows. E non so ad altri, se qualcuno di voi è capitato, ha provato e funziona, può dirmelo sotto nei commenti, così possiamo venirci incontro e vedere se possiamo risolvere. E niente, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.